a tutti, nel tutorial di oggi faremo insieme questo simpatico orsetto portachiavi. Io ne ho fatto un portachiavi, ma ovviamente possiamo utilizzarlo come preferiamo. Possiamo attaccarlo alla borsa, a uno zaino, farne un segnalibro, oppure per esempio potrebbe essere anche una bellissima idea per una bomboniera o semplicemente un piccolo oggetto da collezionare. Se vi piace questo tutorial non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale, soprattutto se vi piace quello che faccio. Nel tutorial di oggi in particolare faremo questo di lana insieme, questo un po' più grande, in modo che possiate vedere più facilmente i punti. Questo l'ho fatto con il cablè numero 5 e con l'uncinetto da 2 mm. Questo invece l'ho fatto con un misto lana da lavorare con un uncinetto da 4 mm e ho utilizzato un uncinetto da 3 mm. Ed ora non perdiamo altro tempo e passiamo al tutorial. Per fare l'orsetto portachiavi ci serviranno filo cotone cablè numero 5 in diversi colori, io ho utilizzato questo della marca Silke, un uncinetto da 2 mm, una forbice, un ago da lana, 2 perline ed ago e filo per gli occhi e un po' di ovatta. E se vogliamo farne un portachiavi, una coppia di pinze e un portachiavi. Per le zampe lavoriamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4. Terminato il giro, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. E nel secondo giro lavoriamo 4 aumenti, quindi 2 punti in ogni punto. Uno, due, e nel terzo ed ultimo giro lavoriamo 4 diminuzioni, quindi per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei 2 punti successivi, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. 1, avviciniamo bene i punti, 2, e se vogliamo possiamo inserire il filo del cerchio magico per riempire un po'. Terminato il terzo giro rimaniamo con 4 punti. Ora facciamo un punto bassissimo sul secondo punto, quindi saltiamo il primo punto e sul secondo facciamo un punto bassissimo prendendo solo la mezza catenella verso di noi. E questo è uguale sia per le braccia che per le gambe. Poi per le braccia facciamo 5 catenelle, 5, e per le gambe una catenella in più, 6, e tagliamo il filo. E di queste ne facciamo 2 per le braccia e 2 per le gambe. Per l'orsetto iniziamo con un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. Lavoreremo a spirale e quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un marker o con un filetto. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, quindi per 6 volte lavoriamo 2 punti in ogni punto. 1. Nel terzo giro lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel quarto giro lavoriamo 2 punti, 1, 2, e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Il quarto giro termina con 24 punti. Dal quinto all'8° giro lavoriamo questi 24 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel 9° giro lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3,
4 e una diminuzione. Per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei 2 punti successivi, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E ripetiamo 4 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel 10° giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E questa è la ripetizione che ripetiamo, 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. E cominciamo a riempire con l'ovatta. Nel giro 11 lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo un punto e una diminuzione. E ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. Se necessario terminiamo di riempire la testa e proseguiamo. Nel prossimo giro lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Il 13° giro termina con 12 punti. Nel 14° giro lavoriamo questi 12 punti e inseriamo le braccia. Lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e prendiamo un braccio. E lo mettiamo con le catenelle a rovescio, quindi questo è il dritto delle catenelle, lo mettiamo a rovescio, così. Entriamo con l'uncinetto nell'ultima catenella e nel punto, quindi nel prossimo punto. Portiamo fuori il filo dal punto e dalla catenella e chiudiamo il punto. E proseguiamo lavorando altri 5 punti. 1, 2, 3, 4, 5 e nel prossimo punto inseriamo il secondo braccio. Come prima entriamo con l'uncinetto nell'ultima catenella e nel prossimo punto. Portiamo fuori il filo dal punto e dalla catenella e chiudiamo il punto. E continuiamo a lavorare un punto in ogni punto fino alla fine del giro, quindi altri 2 punti. E in questo modo abbiamo cucito le braccia direttamente. Nel 15° giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Nel 16° giro lavoriamo 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti e un aumento. E ripetiamo un'altra volta, 7 punti, un aumento. Nel prossimo giro cambiamo colore, quindi chiudiamo l'ultimo punto di questo giro con il nuovo colore.
così. Il 16° giro termina con 18 punti. Nel 17° e nel 18° giro lavoriamo questi 18 punti punto su punto e nei primi 5-6 punti lavoriamo anche le codine per saldarle. Quindi vuol dire che teniamo le codine in mezzo al lavoro. E una volta saldate le codine nei primi punti possiamo tagliare il filo marrone. Nel giro 19 lavoriamo un punto e una diminuzione. E ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. E riempiamo anche il corpo con l'ovatta. Nel 20° e ultimo giro lavoriamo 6 diminuzioni e cuciamo le gambe come abbiamo fatto per le braccia, aggiungendole nel 3° e nel 6° punto. Vediamo insieme come aggiungere una gamba. Quindi entriamo nell'ultima catenella e lavoriamo la diminuzione. Entriamo nelle mezze catenelle verso di noi dei 2 punti successivi, portiamo fuori il filo dai punti e dalla catenella e chiudiamo il punto. Terminato il giro, tagliamo il filo un po' lungo per cucire. Sfiliamo, togliamo il segnapunti e questi fili li possiamo nascondere all'interno dell'amigurumi. Infiliamo questo filo in un ago senza punta e chiudiamo il forellino che è rimasto, passando per le mezze catenelle esterne dei 6 punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. E tiriamo. Passiamo ancora per qualche punto. Annodiamo e passiamo il filo all'interno dell'amigurumi e il corpo è pronto. Se non volete inserire le braccia e le gambe direttamente nella lavorazione, potete tranquillamente cucirle una volta terminato l'amigurumi. Io volevo solo darvi un'idea pratica e veloce per inserirle diversamente. Io per questa misura ho aggiunto degli occhietti di sicurezza, ho utilizzato questi a perno, ma nella versione piccola ho messo delle perline e quindi le ho messe dopo. Se utilizzate gli occhietti a perno, io ho messo gli occhietti tra il 6° e il 7° giro e ovviamente li mettiamo prima di finire la testa. Per le orecchie prepariamo un cerchio magico e teniamo una codina di filo un po' lunga e nel primo giro lavoriamo 4 punti bassi. 1, 2, 3 e 4. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella e 4 aumenti. Quindi per 4 volte lavoriamo 2 punti in ogni punto. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. Ed estraiamo. E prepariamo un altro orecchio esattamente identico. Per la coda, semplicemente in un anello magico, nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi, poi uniamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo lungo per poter cucire al corpo. Per il muso, in un anello magico, nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi e nel secondo giro lavoriamo un aumento doppio, quindi 3 punti nel primo punto, 1, 2, 3 e 2 punti bassi, 1, 2. E ripetiamo un'altra volta, un aumento doppio, 2 punti.
E nel terzo giro lavoriamo i 10 punti che abbiamo, punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Terminato anche il terzo giro, tagliamo il filo lungo per poter cucire alla testa. Posizioniamo il muso sotto gli occhi con degli spilli e cuciamo. Per cucire il muso prendiamo un punto nella testa e un punto nel muso passando sotto la catenella dei punti. Un punto nella testa e un punto sotto la catenella del punto successivo, così. Dando una forma un po' ovale al muso. In questo modo cuciamo tutto intorno. E una volta cucito tutto il musetto, portiamo il filo dietro e lo facciamo uscire da uno dei fori della lavorazione. Fissiamo anche le orecchie nella posizione che ci piace, con gli spilli e con un paio di punti le cuciamo. E portiamo fuori il filo al centro dietro. E allo stesso modo cuciamo anche l'altro orecchio. Facciamo uscire il filo anche del secondo orecchio dallo stesso foro da cui abbiamo fatto uscire l'altro filo e tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo l'altro e il nodo all'interno dell'amigurumi. E tagliamo. In questo modo nasconderemo e salderemo qualunque filo dei nostri amigurumi. Nascondiamo anche questi fili. Con un po' di filo marrone ricamiamo il naso e la bocca. Quindi partiamo da dietro, entriamo in uno dei fori dell'amigurumi e usciamo dove vogliamo cominciare a ricamare il nasino. Dietro lasciamo una codina di filo e ricamiamo. E una volta che siamo soddisfatti del nasino, ricamiamo una piccola bocca, un punto qui sotto e la bocca.
e portiamo fuori il filo da dove era partito. Dietro annodiamo e nascondiamo i fili controllando di non deformare il lavoro. E nella parte posteriore cuciamo la coda e la cuciamo proprio in modo da nascondere il gradino della lavorazione a spirale. Cuciamo la coda esattamente come abbiamo cucito il muso. Annodiamo e nascondiamo i fili e il nostro simpatico orsetto è pronto. Come vi dicevo, nell'orsetto piccolo per gli occhi ho utilizzato delle perline e le ho cucite con ago e filo. In questo caso, come abbiamo visto diverse volte, con i primi punti potete avvicinare un po' gli occhi per dare forma al muso. Ed ora vediamo come farne un portachiavi. Come abbiamo fatto per tutti gli altri portachiavi, io utilizzo un pezzetto di catena e un anello portachiavi. Con una coppia di pinze apriamo l'ultimo anello della catena e lo inseriamo nell'amigurumi e richiudiamo e il portachiavi è pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo piccolo progettino vi piaccia e che vi possa essere utile. È una simpatica idea regalo, possiamo farne un portachiavi ma anche un segnalibro o semplicemente un piccolo amigurumi da collezionare. Vi ringrazio moltissimo come sempre di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di regalarmi il vostro like, di condividerlo e di iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio. Aspetto i vostri messaggi qui sotto al video e se rifate questo piccolo orsetto, come sapete, condividete con me le vostre foto. Adoro vedere i vostri lavori. Potete fare un post con le vostre foto sulla mia pagina Facebook oppure taggarmi in Instagram. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!